Bene, ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di spiritualità. Avete capito bene, cominciamo il nostro percorso spirituale. Ovviamente, come tutte le cose nuove, vanno fatte delle premesse. Una delle premesse è che questo percorso, che non è un corso, è un percorso, cambierà un pochino il vostro modo di vedere le cose, cambierà un pochino il vostro modo di essere. Quindi dovete essere pronti a mettervi in gioco, a spogliarvi di alcune di quelle che sono le vostre resistenze, i vostri preconcetti e anche e soprattutto le cose religiose. Infatti parleremo di un percorso spirituale e non di un percorso religioso. Se anche non ve lo nascondo, anzi sarò molto chiaro in questo, sarà un percorso spirituale di impronta cristiana, perché io sono cristiano, quindi chi non ha piacere che sia così, mi spiace, non segua questo percorso. Chi ha letto invece il mio libro sa benissimo il perché sarà un percorso comunque cristiano, e per cristiano intendo che si parlerà sicuramente di anima e di Dio, non si parlerà di religione. Cercherò di stare comunque distante dal discorso religioso. Ora, non so ancora bene se lascerò i commenti aperti. In questo video sicuramente sì, nei prossimi non lo so, perché già parlando di NDE e cercando di parlarne in maniera distaccata e non da un punto di vista di un'unica cultura o religione, arriva sempre il dogmatico, il fanatico che mi consiglia di leggere la Bibbia e il Vangelo come se io non li avessi mai letti, o che mi consiglia di andare all'inferno. Quindi sicuramente questo percorso ci metterà in gioco tutti, anch'io che cercherò di rifare un certo percorso insieme con voi, e quindi esigo, tra virgolette, la massima serietà per chi volesse seguirlo. Io cercherò di tenerlo qua, di tenerlo pubblico, aperto a tutti, senza nessun obolo da pagare, perché gratis ricevo e gratis voglio dare, però dovete essere seri, rilassati e tranquilli nei commenti e, ripeto, spogliarvi di ogni vostro preconcetto. Durante questo percorso alcune cose che vedrete non vi piaceranno, o alcune cose che sentirete può essere che non vi piaceranno. Dovete comunque accettarle senza farle vostre se non vi interessano e non vi piacciono, ma non dovete scandalizzarvi, perché alcune cose serviranno un po' per stimolare una visione diversa del mondo e del vostro essere. Quindi cercare di tirar fuori da tutti voi quella che è la parte spirituale, al di là della parte fisica, della parte psicologica o della psiche, come dir si voglia. Quindi questo sarà il compito di questo percorso, mettervi in contatto con la vostra parte spirituale e con Dio, se così volete definirlo, o con l'universo, se preferite definirlo in maniera diversa. Cercherò di essere chiaro e cercherò comunque di stimolarvi in questo senso. Vi proporrò anche alcuni piccoli esercizi che non sono tanto spirituali, ma servono proprio per cominciare a farvi vedere il mondo da un'angolazione diversa, un'angolazione che non vi sareste mai aspettati, facendo cose che non vi sareste mai aspettati di fare. Questo stimolerà un'uscita da quella che è la vostra comfort zone, per poter appunto vedere le cose da un altro punto di vista. Quindi, visto che lascerò i commenti aperti, scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete pronti e disposti a partire per questa nuova avventura. Chi è interessato me lo scriva qua sotto. Cercherò poi di mandarvi anche alcuni scritti, alcune cose da leggere, e nel caso dovreste essere così gentili, ma ve lo chiederò al momento opportuno, di mandarvi la vostra email.
I miei contatti li trovate il nuovo sempre sotto alla descrizione dei video il mio sito internet, per cui lì c'è il mio contatto, potete scaricare il mio libro gratuitamente, proprio nella home page andate in fondo e c'è il libro in PDF da scaricare per chi lo volesse. Nelle descrizioni qua sotto c'è un nuovo link, questo link serve nel caso voi voleste dare un contributo, aiutarmi, quindi potete fare o l'abbonamento, se anche non servirà poi a vedere video particolari perché li troverete qua pubblici, oppure potete darmi un piccolo contributo in due maniere, c'è PayPal oppure c'è il nuovo sistema. E appunto potete fare una donazione su GoFundMe, che trovate sempre il link qua in descrizione. In descrizione, per quelli che me l'hanno chiesto, che vogliono conoscermi un pochino di più, trovate anche il link all'altro mio canale, il canale dove metto un po' di vlog. Ecco lì, al momento i vlog sono un po' occasionali, però se vi interessa vedere un po' alcune cose che faccio durante la giornata, soprattutto in autunno-inverno, visto che in primavera-estate faccio i turni e lavoro con la stagionalità e quindi ho un po' meno tempo libero, però anche lì vi farò vedere magari se riesco come lavoro, cosa faccio, eccetera. Quindi siete pronti per questo percorso? Mi raccomando, massima serenità, massima tranquillità e cominciamo a parlare di spiritualità. Ho voluto iniziare questo percorso spirituale all'aperto, anche se ci possono essere molti rumori, ma vediamo, mi sono dotato di questi microfoni professionali per meglio seguire le vostre richieste, e proprio per dare un tocco di leggerezza e non quel tocco di guru, di professionalità, di cose troppo serie, perché dovete prenderla anche un po' così, con un pochino di leggerezza, un pochino di serenità. Proprio deve essere un percorso gioioso che si fa con curiosità, anche se poi affronteremo ovviamente cose anche piuttosto serie e cose che possono essere anche non piacevoli, però la partenza deve essere una cosa con entusiasmo e serenità. Allora iniziamo col dare per scontato, per chiunque seguirà questo percorso, che l'essere umano, l'uomo e la donna, sono composti da tre elementi principali: il fisico, la psiche e lo spirito. E noi proprio allo spirito dell'uomo e della donna vogliamo arrivare. Poi voi chiamatelo come volete, chiamatelo anima, chiamatelo spirito, chiamatelo karma, chiamatelo chakra, chiamatelo come più vi aggrada. L'importante è che sia chiaro che è una delle tre parti, quella che noi consideriamo in italiano la parte spirituale. Quindi noi cercheremo di entrare in contatto con la nostra parte spirituale e quindi attraverso questa vedere il mondo e l'universo. È un percorso ovviamente che magari non tutti riusciranno a raggiungere, non tutti riusciranno a fare alla stessa maniera e soprattutto molto facilmente ognuno di voi troverà poi una sua strada. Ricordatevi che io potrò farvi un po' da guida, tra virgolette, darvi un po' di indicazioni, ma il percorso spirituale continua per tutta la vita, non è che si estingue con i pochi o tanti video che farò, ma voi poi continuerete per conto vostro a vivere questa esperienza spirituale. La cosa che vi viene chiesta è di tenere cuore, mente, occhi e orecchie aperti, curiosi e disponibili. Voi sapete che non solo nell'antichità, anche se ormai oggi l'eremita è difficile da trovare, almeno nel mondo occidentale, che spesso gli illuminati, i religiosi, comunque chi voleva meditare e raggiungere una certa spiritualità, si ritirava nella famosa grotta in montagna, comunque si ritirava in posti poco accessibili proprio per evitare le distrazioni del mondo.
Quindi noi dovremmo cercare invece di fare questo all'interno delle distrazioni di questo mondo, e noi siamo ovviamente colpiti quotidianamente e costantemente da 1 miliardo di distrazioni e da 1 miliardo di stimoli, perché la televisione, perché lo smartphone, perché le notifiche, perché le notizie, perché per strada, la macchina, la moto, la bicicletta, i figli, la famiglia, il lavoro. E quindi tutte queste cose ci portano lontano da quello che è il nostro essere spirituale. Ciò non toglie che per vivere una vita spirituale non c'è bisogno di andare a ritirarsi, come appunto fanno gli eremiti, in una grotta in montagna, ma li si può vivere anche al centro di una città rumorosa. Certo, ci vorrà un attimino di attenzione per trovare un certo equilibrio e riconoscere determinati segni, ma ci arriveremo. Allora vi do il primo piccolo compito di esercizio che vi aiuterà a essere un pochino disciplinati, perché sicuramente per fare un percorso spirituale ci vuole un pochino anche di disciplina e quindi di attenzione. Sarà all'inizio tutt'altro che una cosa come dire divertente, anzi potrà essere anche una cosa un pochino noiosa il percorso spirituale inizialmente, perché ci sono molte cose da imparare, molte cose da capire e soprattutto c'è appunto da stare attenti, da stare tranquilli, da cercare di captare e di capire quello che ci viene da dentro. Un esercizio che potrete fare se lo vorrete, ma se lo farete dovete farlo costantemente per i prossimi 15 giorni. Vi decidete voi l'ora in cui farlo, il momento in cui farlo, ma deve essere lo stesso momento tutti i giorni. Vi prendete 5 minuti. Cosa vuol dire? Che voi in quei 5 minuti, alle 4 del pomeriggio, alle 6 della sera, alle 6 del mattino, quei 5 minuti vi mettete la sveglia, staccate cellulare, tutto, neanche il Papa vi deve disturbare. Quei 5 minuti sono solo vostri. Cosa fate in quei 5 minuti? Vi sedete su una panchina come sono io adesso, vi sdraiate nel letto, state seduti, state in piedi, fate una nuotata in piscina, fate quello che volete. Quei 5 minuti sono vostri, nessuno e niente vi può distrarre o disturbare. Mangiate un cioccolatino, leggete una poesia, leggete un brano di un libro, bevete un caffè, assaporate un tè. Cioè quei 5 minuti quello che dovete fare, dovete essere coscienti e presenti solo su quello che state facendo. Niente altro vi deve né turbare né disturbare. Quindi prima di iniziare i 5 minuti vedete di lasciarvi alle spalle tutto quello che vi preoccupa e tutto quello che state per organizzare magari per la giornata o per il resto della giornata o per il giorno dopo. Abbandonate tutto alle spalle, fate partire il counter, il conto alla rovescia di 5 minuti e dedicatevi quei 5 minuti solo a voi stessi, concentrandovi solo su quello che state facendo, che deve essere una cosa piacevole. Mangiare un cioccolatino, abbiamo detto una cioccolata, bere un caffè, bere un tè, leggere una poesia, una cosa che sia piacevole ma solo ed esclusivamente per voi. Bene, poi mi saprete dire se questo esercizio ha iniziato a far crescere, a stimolare qualcosa in voi. Ci vediamo nel prossimo video sulla spiritualità e ovviamente ci vediamo nei prossimi video sull'NDE, sull'outdoor, eccetera. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, che solo il 20% di voi è iscritto, che mi segue, è iscritto al canale. Serve anche per fare video diversi, per accedere a cose che YouTube non dà se non si raggiunge una certa quota di iscritti. Quindi iscrivetevi al canale, fate iscrivere amici, parenti, conoscenti, che è gratis e poi ve ne potete anche dimenticare. Cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati e mettete i like. Mi raccomando, sono la benzina dei nostri canali YouTube. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Armanno. Ciao!